Ciao amici e amiche del segno della bilancia, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 febbraio al 3 marzo, dove troveremo la luna piena in Vergine. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Iniziamo accendendo la luna e vediamo dal punto di vista astrologico cosa ci porterà. Quindi noi andiamo ad analizzare il periodo subito dopo la luna nuova in Acquario del 17 febbraio e quindi tutte quelle energie che ci porteranno proprio verso la luna piena in Vergine, un momento per impegnarsi, per mettere ordine dentro e fuori di noi, per eliminare il superfluo, concentrarsi solo sulle cose più importanti, per ottenere ottimi risultati, però grazie all'efficienza, alla prudenza, all'avere un approccio selettivo, pragmatico, scusate, e cogliere nuove opportunità, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e la carriera, le questioni pratiche. Di contro dobbiamo fare attenzione perché questa luna potrebbe portarci dei momenti di irritabilità, le persone possono diventare più critiche, più sospettose, più pignole, esigenti e quindi esserci, ahimè, un po' di tensione, di incomprensione e discussioni, un po' di sfiducia, sì, e magari anche di fare attenzione al desiderio ossessivo di perfezione, di ottenere per forza a tutti i costi un risultato. Come primo oracolo per voi partiamo con questa carta. La luna oscura in pratica ci parla del momento intorno al 18 febbraio, quindi il nostro punto di partenza, e poi andiamo a vedere come proseguono queste energie, o comunque quelle che in qualche modo vi possono aiutare. In questo caso la carta ci parla di potenziale, di un qualcosa che ha le prime fasi, oppure anche di prepararsi a nuove iniziative. Come farlo? Magari abbiamo bisogno di riposarci per rigenerarci, oppure di trasformare, cambiare qualcosa. C'è crescita che diciamo però parte da questa pausa di riflessione, da un momento di silenzio. Dico soprattutto pausa di riflessione perché abbiamo bisogno di capire meglio, comprendere qualcosa e quindi è il momento giusto per farlo. Una volta che si è partiti in questo modo, secondo me adesso arriva magari un'indicazione, secondo me, riguardo proprio alla presenza della carta del rospo di accettazione. Magari forse questo è proprio quello con cui si deve riflettere, e cioè riconoscere il proprio valore, di non temere il giudizio, di guardare oltre la superficie delle cose, oltre le apparenze. Ad esempio, se qualcuno magari è freddo nei vostri confronti, potrebbe esserlo perché sta soffrendo. Ci possono essere delle ferite del passato che in qualche modo influenzano il vostro presente. C'è un qualcosa di bello che deve essere scoperto. Ovviamente bisogna aver fiducia, bisogna accettare anche le cose per quelle che sono, anche se si sta vivendo una fase difficile in un ambito della propria vita. Allora questa carta ci sta dicendo di accettarla. Accettarla non vuol dire che siamo felici di questa situazione, assolutamente no. Accettarla ci mette nelle condizioni di comprendere meglio anche per trovare soluzioni e quindi andare a superarla. Adesso andiamo a vedere l'altro messaggio dove troviamo la luna blu
e direi che è ottima perché parla di manifestazione, quindi a volte queste indicazioni possono rappresentare vari step, vari passaggi, quindi come una scaletta, una tabella di marcia che ci può portare pian pianino a superare quello step, quella sfida e quindi riuscire ad ottenere questo probabilmente è il risultato, e cioè di un momento propizio proprio per stabilire obiettivi, per cogliere delle opportunità, eventi inaspettati e positivi, oppure anche di cogliere dei momenti per e anche occasioni per uscire dalla nostra zona di comfort. Comunque iniziare qualcosa, c'è una cosa nuova che vuole emergere, c'è il nostro bambino interiore che vuole essere ascoltato, gestito o guidato, e quindi tante cose hanno a che fare col credere in se stessi, col credere proprio nella manifestazione, perché se noi abbiamo degli obiettivi e dei desideri e iniziamo già dicendo: "No, questo non ce la posso fare, non ci riesco, questo è impossibile, non si realizzerà mai, ma tanto faccio sempre così, diciamo, però, mi impegno, tanto non si realizza", allora partiamo già col piede giusto ed è sicuro che non si avvererà niente. Quindi queste carte ci stanno dicendo di prenderci cura di queste cose, però soprattutto di crederci. E adesso andiamo a vedere, i messaggi dell'oracolo dello sciamano. Messaggi importanti in questo momento, quindi ricordatevi e concentratevi proprio sul nostro punto di partenza, che è fondamentale, è quello che deve essere compreso, capito e gestito per procedere in un certo modo. E per voi l'altro passaggio è ulteriori consigli proprio del custode della terra, che parla proprio del prendersi cura, appunto, custodia, custodire, prendersi cura non solo della terra, ma questo ha a che fare con magari prendersi cura di qualcuno o il prendersi cura di se stessi, anche di un nostro obiettivo, di un nostro desiderio. Quindi partecipare attivamente alla costruzione di un qualcosa, sapendo che le nostre azioni hanno un impatto, lasciano tracce, e quindi sapere che se facciamo un qualcosa ha delle conseguenze nel bene o nel male, ed è lì che dobbiamo cercare di capire che non dobbiamo rimanere fermi, ma comunque dobbiamo fare una scelta responsabile, procedere, andare oltre, sapendo che quelle cose, ahimè, hanno delle conseguenze. Però se non ci mettiamo in gioco, effettivamente non lo possiamo sapere. Quindi queste carte vi stanno proprio spingendo ad agire, ad andare oltre non solo le apparenze, ma andare oltre un qualcosa che è negativo e che non sta funzionando o non vi fa stare bene in questo periodo. Abbiamo il Gran Turco, ecco la carta di abbondanza, quindi già ci sono quelle carte, abbiamo visto, e quelle indicazioni, anche questo è un numero 10, quindi può presentarsi in questo periodo davanti a voi questo numero 10 o comunque numero 0, a volte anche 1, questo parla proprio di conclusione e nuovo inizio, però nuovo inizio di abbondanza, quindi già che si sceglie di lasciare andare, di chiudere un qualcosa, è già l'inizio dell'abbondanza stessa, quindi che vi sta aspettando, e di cogliere i frutti, di arrivare finalmente a cogliere i frutti del vostro impegno, di realizzare sogni. Di sicuro ci devono essere dei semi coltivati con dedizione e con fiducia, che magari dovete continuare perché hanno bisogno di tempo, di pazienza per essere realizzati. E adesso vediamo l'ultimo messaggio che arriva dalla carta Il Tuono. Molto interessante perché è un richiamo forte, fortissimo. Avete presente quando arriva il tuono? Ci fa spaventare. In questo senso ci parla proprio di connessione con l'energia vitale, quella forte,
quella forte che ci permette di visualizzare le nostre possibilità, di cosa merita la nostra attenzione, quindi un richiamo a riflettere sulle nostre scelte, a prepararci, a fare un qualcosa che ci semplifichi la vita, non a complicarcela, di separare l'utile dall'inutile, di cogliere delle opportunità, ma soprattutto di non andare a ripetere degli scenari emotivi, soprattutto quelli negativi e quelle situazioni che ormai sono superate. Quindi un messaggio che risveglia diciamo, la coscienza all'azione e al coraggio e di farlo proprio in questo periodo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!